She just let me but they sure no fear. It ain't safe from here, but she's still gonna hold on. E benvenuti in questo nuovo episodio di Di Corsa come sempre. Io sono Giada e oggi sono con Yunus. Siamo in un posto molto inusuale perché siamo in un parco, abbiamo deciso di trovare questo spot, ovvero le altalene, e di registrare qui. Raccontati, dici chi sei, cosa fai? Io allora sono un fotografo e ufficialmente da quest'anno, dopo vari percorsi sia umani che di studi. E niente, in realtà sono un freelancer e quindi sono abbastanza libero, non libero, tra virgolette, ecco, da questo punto di vista. Mi dicevi appunto di aver lasciato il tuo posto fisso, il tuo lavoro, e di esserti focalizzato di più su quello che ti piace fare, ovvero la fotografia. Quindi partendo da questo, ci sono delle regole non scritte che hai imparato e che tuttora utilizzi nel mondo della fotografia come freelancer? In generale il percorso che ho fatto in questi 3 anni, appunto dall'aver lasciato quel lavoro fisso che mi permetteva comunque di avere una mia indipendenza economica, comunque di avere una vita, non dico agiata, però comunque normale, che non è banale al giorno d'oggi. Al buttarmi completamente nel rischio di un lavoro che al giorno d'oggi non è sicuro, non ti dà certezze, ma è comunque la mia passione, quello che mantiene un po' la mia umanità. Se ne avete la possibilità, in primis, buttatevi a sviluppare le vostre passioni, le cose che amate e che vi rendono delle persone, e di non farci schiacciare comunque dal sistema, da questa società che vuole che consumiamo e produciamo e basta, senza dar sfogo comunque ai nostri lati un po' più creativi, cioè quelli che comunque ci rendono degli esseri umani, no? E niente, io ho iniziato questo percorso appunto 3 anni fa, in cui ho lasciato il vecchio lavoro che facevo, che era lavoro nelle autostrade. L'ho fatto per 5 anni, subito dopo le superiori, per necessità. Comunque ero entrato un po' in questa comfort zone perché, come accennavo prima, questo lavoro mi ha dato molta indipendenza economica, mi permetteva certi sfizi che prima non me li potevo mai permettere, anche semplicemente uscire con i miei amici oppure uscire a cena fuori con la mia amorosa o fare dei viaggi. Erano delle cose che ho sempre voluto fare e questo lavoro comunque me lo permetteva. Solo che col tempo questa routine mi ha solo che consumato, appunto, e il mio lato creativo, che l'ho sempre avuto in realtà, la passione per la fotografia è una cosa che ce l'ho dalle superiori, e questa routine me l'ha molto spento. Sono arrivato a toccare un fondo in cui appunto la vita che facevo, che conducevo, mi ha molto snaturato, mi ha molto depersonalizzato, e per fortuna da esseri umani comunque ti rendi consapevole di questa situazione e ti dai lo slancio per provare a uscire fuori da questo tunnel, comunque da questa galleria buia, e la fotografia mi ha permesso appunto di uscire da questa situazione mentale. Mi hai parlato anche delle collaborazioni, perché durante il tuo percorso formativo mi spiegavi che dovevi fare comunque dei lavori al di fuori della scuola, comunque per creare il tuo curriculum poi che avresti utilizzato come professionista. Allora, per questi lavori un po' creativi, tra virgolette, noi ci presentiamo un sacco attraverso appunto il nostro portfolio. E questo mio portfolio l'ho iniziato a riempire e ad arricchire di vari progetti, in primis facendo dei ritratti a persone che conoscevo, quindi amici, amiche, conoscenti, semplicemente proprio per far pratica, perché comunque la fotografia la impari facendo un sacco di pratica. Una cosa che mi ha aiutato un sacco a fare pratica è stata il master che ho fatto a Bologna. E io ho fatto un corso di specializzazione sulla fotografia in studio per prodotti commerciali e per moda, e lì la scuola ha uno studio e mi dava la possibilità di usare, quando era libero, di prenotare comunque su degli orari e di usufruire tutte le attrezzature di questo studio. Io ogni volta che potevo andavo lì a fare della pratica, in primis per capire come gestire le luci, ma se trovavo delle persone con cui collaborare, appunto erano collaborazioni che si chiamano NTF, cioè che aiuta ad arricchire sia il mio portfolio che quello delle persone con cui collaboro.
e quindi, non so, brand emergenti o gente che avevano dei prodotti o aspiranti modelli. Fare pratica in questo studio mi ha dato la possibilità di imparare, secondo me, la cosa più fondamentale nel mio lavoro, il modo di creare la connessione con la persona che ritraggo e in generale proprio come interagire con il team all'interno di un set. Una cosa che mi dicevi era appunto che da poco, oltre ad essere fotografo, sei diventato anche modello. Sì. E questa sfida, diciamo, è stata veramente importante perché mi dicevi che ti ha creato l'autostima e la confidence che prima non avevi. Quindi, qual è la differenza che hai ritrovato nello stare dietro alla telecamera, alla fotocamera, e la differenza che c'è davanti alla fotocamera? All'inizio questa cosa mi terrorizzava un sacco perché comunque prima di questo percorso ero una persona estremamente insicura, quindi anche proprio presentarmi e posare davanti a una camera è una cosa che mi faceva estremamente paura, ma semplicemente perché non mi volevo bene ed ero appunto una persona molto insicura. Una delle prime cose che ho voluto e ho dovuto acquisire con la fotografia non solo le conoscenze tecniche, ma appunto questa confidence, questa sicurezza in me stesso per riuscire a parlare tranquillamente con le persone nei set o comunque per dirigere i set, perché nella maggior parte dei casi i fotografi sono i punti di riferimento di questi set, no? Quando mi hanno iniziato a farmi queste richieste, anche se mi terrorizzava, io mi buttavo comunque a fare queste esperienze, perché sapevo che quando rompi un po' queste barriere crei una nuova personalità molto più forte. Col tempo e con varie esperienze mi sono costruito appunto questo carattere di cui avevo bisogno, in cui ho iniziato appunto a volermi bene, ad apprezzarmi, ad essere più sicuro di me stesso. Stare davanti a un obiettivo di una camera in primis mi ha aiutato proprio a capire come interagire con i modelli, le modelle, soprattutto con le persone che non hanno esperienza. Perché credo che sia fondamentale riuscire a creare una bella connessione con i soggetti che si ritraggono, proprio perché poi nelle foto in cui si scattano questa cosa esce fuori, cioè se una persona comunque è un po' più bloccata, un po' più rigida e non si sente a suo agio, questo si nota molto nelle fotografie e quindi è proprio anche il dovere di un fotografo riuscire a mettere a proprio agio le persone all'interno del set. E questo è l'obiettivo principale per cui ho iniziato a posare in realtà, sia appunto per acquisire per me stesso self-confidence, sia per capire dall'altra parte come interagire al meglio proprio dal punto di vista umano con le persone. Perché io penso che sia fondamentale non trattarle come degli oggetti o come dei prodotti, ma sono delle persone, quindi bisogna trattarle come degli esseri umani. Prima abbiamo anche parlato del momento shooting, ovvero quanto tempo ci vuole per creare uno shooting. Mi hai parlato delle mood board. Per la creazione di una foto servono almeno 2 o 3 settimane di preparazione e in generale appunto si crea una mood board comunicando un sacco con gli altri membri del team, perché non bisogna dare il merito solamente al fotografo per la creazione di una foto, ma a innumerevoli persone dietro alla creazione di una foto, in generale anche proprio degli editoriali, dei servizi fotografici. Grazie comunque all'unione di più idee, più menti che vengono coordinate da un art director, si crea appunto questa mood board. Perché si creano queste mood board? Perché così arrivi al giorno dello shooting in cui riesci a prevedere il più possibile tutti gli imprevisti che possono capitare e cerchi di organizzarti al meglio per riuscire ad arrivare alla finalizzazione di quello scatto. Questo cosa significa? Significa che comunque quando arrivi al giorno dello shooting tu sai già, il fotografo sa già in mente, tutto il team ha già bene in chiaro l'idea della foto che si vuole ricreare e si concentrano tutte le energie per arrivare alla creazione di quella foto. Ovviamente succede veramente quasi raramente che si segua per filo e per segno tutta la programmazione, comunque il mood board che hai creato, perché appunto durante la giornata possono accadere 1000 imprevisti. Uno di questi imprevisti che mi è capitato durante il mio primo shooting editoriale che ho fatto a Milano è stato che io, da Bologna sono partito col Fictus. Lo studio era prenotato per tutta la giornata, però io sono arrivato comunque tipo 2 ore e mezza dopo perché c'è stato un incidente a Milano che ci ha bloccato letteralmente in mezzo al traffico. Quando sono arrivato lì mi hanno detto che mancavano modelli oppure c'erano stati problemi con alcuni vestiti, alcuni capi che dovevano essere presenti quel giorno ma che non si sono stati, quindi possono veramente capitare 1000 imprevisti durante la giornata, per quello che si prepara il più possibile prima tutti gli aspetti legati allo shooting in sé.
non so se l'avevi detto già prima, il fatto che tu prenda i modelli prima di fare uno shooting, ti prendi un caffè qualche oretta prima, qualche minuto prima di scattare, perché vuoi capire che persona e che personalità hai davanti, Certo. e cerchi di fare uscire la tua foto in maniera tale che vada bene poi per il tuo risultato. Sì, esatto. Diciamo che questo abbattimento di queste barriere, comunque cercare di conoscere le persone. Allora, in primis io quando devo fare dei servizi per dei privati e quindi per delle persone singole, chiedo sempre di incontrarci per un caffè, proprio per conoscere queste persone. Non come fotografo e cliente o commissione, ma proprio come 2 esseri umani. Questa cosa aiuta un sacco a togliere il disagio che si può creare durante la giornata di shooting, in più crei proprio una sorta di connessione, un'interazione con queste persone, e è dovere proprio del fotografo riuscire a far sciogliere questa gente, farli sentire a proprio agio, perché comunque non tutti sono abituati a stare davanti a una camera, no? Davanti a un obiettivo, e il fatto di incontrarsi prima serve proprio per questo, per creare questa connessione tra fotografo e modello/modella o commissione. Soprattutto il giorno dello shooting si nota un sacco quando una persona magari è bloccata o ha paura, e quando questi muri vengono abbattuti prima attraverso questi incontri che faccio pre-shooting. Uno dei progetti per cui lavori come fotografo è Harvest. Ok, Esatto. hai iniziato l'anno scorso, mi dicevi, Sono Diom, André e Dennis. CEO di Harvest, Esatto, esattamente. e mi dicevi appunto che il tuo primo shooting è stato casuale, come se fosse segno del destino, perché sono successe talmente tante situazioni che ti hanno portato poi a diventare il fotografo di Harvest. Esatto. Diciamo che è stato il nostro un incontro molto apparentemente casuale, ma a posteriori ti direi che non è per me una coincidenza, perché comunque noi ci siamo conosciuti 1 anno fa, febbraio dell'anno scorso. In realtà già Diom io lo seguivo su Instagram e vedevo che avevano il loro brand, stavano facendo un po' i loro capi e io stavo ancora facendo l'accademia, e appunto avevo la possibilità di fare delle collaborazioni, di usare lo studio fotografico per fare delle collaborazioni. Quindi io già in mente avevo la volontà di conoscerli, di sentirli per provare a fare uno shooting assieme in TF. In realtà sono stati loro i primi a contattarmi, questo proprio per dirvi quanto personalità molto simili tra loro, con molta passione, molta determinazione su un certo aspetto, prima o poi si debbano incontrare, oppure comunque c'è questa attrazione tra queste persone, no? E questa per me ne è stata la prova. E Dion mi scrisse su Instagram, mi contattò non come fotografo, ma come modello, e lì erano ancora le mie prime esperienze di posing davanti a una camera, quindi in realtà avevo ancora paura di posare o comunque di sfilare, solo che mi piacevano i loro capi e io ho accettato. Ho fatto il modello per loro durante il BH Fest, appunto, e uno degli eventi di MSN, il mese della storia dei neri. A parte che è stato veramente bellissimo, una figata, in un posto estremamente estetico che è Palazzo Cersanti, in centro a Imola. E a parte questo, comunque, la cosa che mi aveva sorpreso è stato che il primo giorno in cui abbiamo fatto le prove di fitting, io avevo detto loro che ero comunque un fotografo, non ero un modello. Stavo facendo questa scuola di fotografia legata a moda, fotografia in studio, eccetera, e lì avevo proposto loro in futuro di fare appunto delle collaborazioni, proprio gliel'ho chiesto a voce mentre mi vestivano, eccetera. Dion mi disse che letteralmente il giorno dopo dovevano fare il loro primo shooting per il loro primo drop, che era la Rodeo Drop, quindi le loro prime felpe, e l'hanno fatto, loro hanno sentito un po' di studi in generale a Bologna, e caso vuole che l'abbiano fatto proprio nello studio della mia scuola, della mia accademia, e il loro fotografo era il mio professore di studio, Roberto. E da sta cosa comunque erano tutti i segni che Sì, alla fine eravate legati, perché Sì, in comunque un qualche modo sì. i ragazzi sono di Imola, tu sei di Imola, la scuola che frequentavi era a Bologna, e l'evento era a Imola? Era Imola, Era esatto, in Imola. centro, esatto. Quindi praticamente tutto girava intorno alla
la tua passione e poi il brand Harvest, che Esatto. poi è diventato quello che è oggi, che io adoro perché vedo un sacco di scatti di Yunus, i capi che escono e che stanno continuando ad uscire. Esattamente. Vi lascerò comunque i tag così potete andare a vedere quello di cui io vi sto parlando. Noi abbiamo fatto questa fase di intervista, però passiamo ad altro, perché mi dicevi che la tua relazione è iniziata nel tuo settore, ovvero la fotografia e non solo, perché dal tuo aneddoto hai conosciuto poi la persona che oggi è la tua ragazza. Sì, esattamente. Proprio legato a questi incontri umani che ho avuto in questi anni, di cui ne sarò sempre estremamente grato, perché sono degli incontri che mi hanno arricchito un sacco. Non sono incontri che ho cercato, oppure di cui magari avevo il bisogno di trovarli. Il bello di questi incontri è che sono avvenuti proprio per caso, incontri di persone estremamente simili tra loro. Questa legge dell'attrazione veramente me l'ha confermato più volte la vita e io ci credo fortemente dopo questi incontri. La mia attuale morosa l'ho conosciuta appunto grazie anche a questo percorso, e proprio in quell'editoriale di Milano di cui vi ho raccontato prima, in cui sono arrivato 2 ore e mezza dopo il ritardo eccetera, e l'art director di questo editoriale è adesso la mia attuale morosa. Però il nostro, tra virgolette, amore è nato dopo questo shooting, nel senso, lei da art director era quella che coordinava l'editoriale, che quindi sapeva bene in mente il progetto da fare e che era il punto di riferimento. In generale art director sono quelli che sono i punti di riferimento all'interno del set e che indirizzano i vari reparti a fare il proprio ruolo, no? Il nostro progetto è finito poi come copertina di un magazine di New York, e dopo questo bellissimo traguardo abbiamo deciso io e lei comunque di festeggiarlo incontrandoci comunque a Bologna e a farci una bevuta per celebrare un po' questa cosa, no? Perché eravamo estremamente grati e io personalmente ero estremamente contento. È stato il mio primo progetto finito in un magazine, per me è sempre stato un sogno vedere delle mie foto sopra un magazine, è una cosa fuori dal comune che ancora faccio fatica a concepire. E in realtà dopo quell'incontro abbiamo passato una giornata a Bologna che è durata dalle 3 di pomeriggio fino tipo alle 8 del giorno dopo, in cui ci siamo conosciuti un sacco, abbiamo parlato un sacco. È una cosa che io amo nelle persone, proprio parlarci e vedere magari un lato loro nascosto che non mostrano tutti, e in questa persona, cioè in lei ho visto veramente una bellissima persona. Da lì abbiamo deciso di frequentarci e per me è una cosa veramente fighissima frequentare una persona che faccia parte comunque della mia sfera lavorativa o comunque passionale, ecco. Poi alla fine siete 2 creativi, quindi nel momento in cui tu hai dei dubbi puoi andare da lei benissimo e chiedergli consigli, Esatto. e lei può fare la stessa identica cosa. Esattamente. Io non ci avevo mai pensato, trovare la propria dolce metà all'interno del proprio lavoro, cioè non lo so, io questa cosa la vedo solo nei film, Vero, no? e per me, io considero veramente la mia vita come un film, e per quello che ne sono estremamente grato. Cioè, sono un botto felice di questi incontri, della vita che sto conducendo, e voglio continuare con questa mentalità proprio perché mi sta dando queste Io soddisfazioni. sai cosa dico ogni volta con le mie amiche? Che prima o poi scriverò la storia della mia vita, perché mi sono successe talmente tante Vero. cose, ho conosciuto talmente tante persone che, vabbè che ho una testa abbastanza disordinata, quindi mi ricordo molti spezzoni della mia vita e non me ne ricordo altri, però tutte queste avventure, poi dopo nel momento in cui realizzi la persona che sei diventata, sono belle da ricordare. Un sacco. E poi dopo è come se tu aprissi, non so, la tua pagina Instagram e vedi le tue vecchie foto del 2019 Sì, e vedi come sei oggi nel 2026, una persona completamente diversa. assolutamente. E tutto quello che ti sei detto che volevi fare da tanto tempo, ora lo stai facendo. Quindi sono felice che comunque sei mio amico e poi che sei veramente bravo. Grazie, apprezzo un Vi sacco. rilascio comunque il suo tag perché dovete assolutamente vedere le sue foto. Poi mi dicevi anche che ti ispiri a
tanti fotografi. Sì, esatto. Allora, una cosa che ho acquisito da poco, recentemente, è appunto il mio stile fotografico. E il mio stile fotografico si basa su alti contrasti sia di luci e ombre che di colori, perché cioè, l'accostamento, comunque la scelta di voler mostrare certi colori e certe luci trasmette comunque un mood a chi li vede, trasmette un'emozione, no? Sono stato attratto molto dallo stile di questo fotografo che si chiama John T. Wild, che è un fotografo australiano, il fotografo ufficiale di Bring Me to the Horizon, però comunque fa fotografia in generale di moda. Sono foto molto estetiche, con colori molto acidi, che in realtà io non uso, però lui è molto bravo a usarli. Soprattutto anche i suoi soggetti hanno uno stile veramente molto particolare, molto underground, è una cosa che a me mi fa veramente impazzire questo stile. Un altro fotografo su cui invece mi ispiro dal punto di vista umano e quindi proprio dall'atteggiamento che porta durante i suoi servizi, si chiama Lucas Possiede, è un fotografo di origini brasiliane che però lavora in Italia, lavora spesso a Milano, fa un po' di servizi per Vogue, per gli eventi di moda eccetera, che letteralmente io in futuro mi ci vedo questo, io sono un fotografo di questo tipo di eventi, proprio perché io amo l'estetica di questi ambienti e le persone, e mi ispiro a lui perché comunque lui è uno che scatta un sacco con flash separato e io faccio spesso anche questo tipo di fotografia, ma soprattutto vedo come lui si pone con le persone e questa è una cosa che mi ispira un sacco. Lui si pone veramente con gentilezza, è una persona estremamente solare, cioè lo vedi, le riconosci quelle persone che hanno un'energia estrema all'interno di un ambiente, no? Io voglio essere quel tipo di persona. Infatti anche le mie esperienze, quello che ho passato in questi anni, non sono servite, cioè non servono solo a me, ma mi piace raccontarle perché magari possono anche ispirare altre persone, no? A voler intraprendere dei percorsi legati alle proprie passioni o comunque alla propria creatività, al proprio lato artistico. Poi oltre comunque ai tuoi progetti lavori anche durante vari eventi dell'anno. Io ho visto che fai anche da fotografo per compleanni, Sì. per eventi tipo discoteche o comunque dove c'è la musica c'è Yunus. Vero. Comunque diciamo che è bello avere tanta gente creativa Vero. intorno a noi. Ogni persona creativa si sveglia la mattina e ha un sacco di idee. Io non so, gira sempre la mia testa, anche mentre noi stiamo parlando. Io sto già pensando a quello che devo fare dopo. Ti sei mai ritrovato ad avere talmente tante idee da non starci dietro? E in realtà per me è il contrario. È il contrario perché, se devo essere molto sincero, io non mi considero nato creativo. Secondo me sono veramente fortunate le persone che sono veramente dei creativi innati, quindi escono delle idee così dal nulla. Ho sempre avuto bisogno di circondarmi da creativi per riuscire ad assorbire il più possibile da queste persone. Più che creativo da questo punto di vista, forse soffrirò tipo di ADHD, perché comunque anch'io magari esatto, comunque mi vengono pensieri in testa, Sì. roba eccetera, e perdo molto spesso il filo delle robe che faccio, ok? Forse questa era stata una cosa in comune che hanno le persone che sono creative, sia quelle innate che quelle che sono diventate dopo creative, Sì. capito? È un po', diciamo che è una skills che o ce l'hai o la puoi creare. Sì. E non è vero che non puoi essere una persona creativa, perché appunto tu sei l'eccezione che puoi diventare una persona Certo. comunque creativa con il tempo. Tutti possono. E poi hai avuto le tue esperienze. Ne stanno veramente uscendo fuori un sacco anche proprio localmente. Ok, questa è una cosa che io in passato, fino a 3 anni fa, non lo notavo, forse perché magari ero un'altra persona e quindi non mi attiravo, tra virgolette, queste persone, ok? Però io sto vedendo veramente oggettivamente un cambiamento nelle nostre zone da questo punto di vista, una cosa che veramente sto apprezzando un sacco e a cui voglio sempre più spronare le persone che incontro che hanno questa visione, appunto degli emergenti, dei ragazzi, delle ragazze che hanno delle bellissime idee da esprimere. Però purtroppo al giorno d'oggi qual è il problema dell'essere creativi? Che comunque per riuscire ad avere più probabilità
di arrivare al successo, comunque di trasformarlo nel tuo lavoro, il tuo lato artistico, che devi per forza fare, che ne so, delle accademie o comunque dei percorsi formativi che Sì. costano veramente un sacco. Oppure devi avere delle raccomandazioni che ti portano a diventare quello che vuoi diventare. Esatto, esattamente. Poi una cosa che avevo letto era che non mi ricordo la frase esatta, ma di essere cringe. Cioè, nel senso, io so nel mio di essere cringe, ma so Certo. che nel mio cringe c'è qualcosa che mi fa essere diversa dagli Sì, altri e che posso sfruttare al mio meglio. Magari un giorno diventerà il mio lavoro certo, peraltro. e magari mi ritroverete in televisione a intervistare qualcuno, al Met Gala a intervistare qualcuno, non lo Cavolo, so. magari incontrarci Dici, entrando al Met Gala, ti tu che immagini? fai interviste, io che tanto Sì, fotografo. ma hai Vabbè. visto l'ultimo Met Gala? Sì, ho visto un po' di robe, un po' di scene. Sì. Quelli sono proprio gli ambienti in cui mi piacerebbe, che ne so, dalle nostre collaborazioni che abbiamo fatto durante il mese di MSN, potremo Sì. ritrovarci tra qualche anno in un evento del genere. Anzi, me lo Ma auguro. io lo spero, Perché perché fino a qualche mese fa non pensavo neanche di poter sfruttare al Esatto. meglio le mie capacità. Poi ho incontrato Yunus, ho incontrato Abril, la CEO del Mese della Storia dei Neri, e comunque mi hanno detto di sfruttare al meglio le possibilità che ho io per migliorarmi. Ho conosciuto tanta gente e ho capito che mi piace stare davanti alla telecamera e parlare con un microfono in mano. Esatto. E che sei brava anche a farlo, è quello che... E quello secondo me è il punto, cioè magari uno non è consapevole oppure fa fatica ad accettare il fatto che abbia delle capacità, comunque sia bravo in qualcosa, no? È per quello che secondo me servono le persone come noi che ti spronano a renderti servono. consapevole di questa cosa e che noi non ti stiamo aggiungendo niente, semplicemente siamo qui per renderti appunto consapevole che cavolo, c'hai delle skills, delle capacità, sarebbe uno spreco non usarle, comunque non sfruttarle tra virgolette per creare un qualcosa di bello che possa anche in un qualche modo migliorare, che ne so, la società, perché comunque sono sempre dei mezzi che noi abbiamo, no? Tu hai avuto qualcuno all'inizio che ti ha spronato a diventare quello che sei oggi? Una delle prime persone che veramente mi ha spronato, mi ha spinto un sacco a buttarmi in questo percorso e a fidarmi delle mie capacità è stata mia cugina Martina, e ha un anno in più di me e lei è già titolare di un'attività qui a Imola, c'è un centro estetico che si chiama Plumè e ce l'ha ormai da qualche anno, credo, se non sbaglio 4/5, scusa Marti se dico una cavolata nel caso, però lei, esatto, mi ha un sacco spronato a credere in me stesso e mi ha mostrato le capacità che io già avevo ma che magari non riuscivo ad accettare, comunque facevo fatica ad accettare proprio perché ero insicuro e non avevo questa considerazione di me stesso. Queste persone, ragazzi, tenetevi strette perché questa gente che ti supporta anche quando te non hai le forze di credere in te stesso sono quelle che ti porteranno ad arrivare in cima e dovete essere grati di avere la loro presenza nella vostra vita. Sì, alla fine le persone che ti supportano sono quelle di cui non ti aspetti, ma che ci sono magari dal giorno zero e continuano a sostenerti fino ai traguardi. Cioè, io sono veramente felice che più vado avanti, più conosco gente, più le persone che conosco continuano a spingermi a fare di più in modo positivo. Vero. E niente, io ti ringrazio Yunus per essere stato con noi. Grazie a te, è stato un piacere. Vi lascio di nuovo il suo tag così che possiate andare a vedere i suoi lavori e noi ci rivediamo nel prossimo episodio. Ciao! Ciao! Finito! Fighissimo, grazie Giada, grazie mille. È stato un piacerone, giuro.